Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alla 26esima puntata di Kingdom Come Deliverance. Purtroppo è un po' che non ci vediamo, non sono riuscito a fare questa puntata prima, per problemi tecnici al computer e anche alla connessione. In ogni caso ora ci siamo. Vi ricorderete che la scorsa puntata siamo riusciti a entrare, vedete, nel fortino dei nemici, nel loro accampamento. Abbiamo, diciamo, distrutto le loro difese. Eccoci qua, che abbiamo invaso il loro territorio. Eccolo qua il nostro Harry. E qui c'è il cattivone, uno dei loro capi. Come vedete lui si rifugia in questa torre, noi lo rincorriamo. Ecco lui sale, vedete, si nasconde qua sopra, vicino alla torre. Ma noi gli siamo dietro. I will cleave you in two, you bastard. You tried before, and yet here I am. What? Who the hell are you? Che diavolo, sei quello che dorme fino a tardi. You don't remember me? I remember you, though. Well, where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What? L'ha riconosciuto. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. Allora, stiamo lottando contro questo grande campione, diciamo così, cioè il capo degli avversari, uno dei capi. Ho già perso diverse volte lottando con la spada perché sono un po' scarso. Abbiamo lo scudo, la nostra armatura è quella che è, non è che ho preso un'armatura molto buona, non ne ho fatto allenamento, quindi sto perdendo continuamente contro questo qua. Non so quante ve ne farò vedere di queste battaglie con la spada, forse 2, 3, 1, non lo so, anche per tagliare alcune implicazioni. Proviamoci ancora una volta, abbiamo lo scudo, abbiamo la spada e vediamo se ci va un po' meglio. Alcune volte siamo riusciti proprio a dare qualche colpo all'avversario, però lui ha delle combinazioni che non riusciamo a fermare, insomma, e in pochi colpi ci fa fuori. Quindi io ho messo tutto, ho messo tutte le cose che mi proteggono di più, vedete gli avambracci, tutto, il baccinotto comune, i guanti da cacciatore, tutto, il collare, insomma. Però proviamo di nuovo, non si sa mai, tentare non nuoce. Io lo scudo ce l'ho, ma che cavolo, niente, oh. Poi non so, stiamo per morire. Quanti colpi abbiamo avuto? 3 colpi. Niente, siamo morti di nuovo. Allora, di nuovo, magari poi la seconda, terza volta solo, per me sarà già la 20esima. Allora a questo punto cambiamo strategia, proviamo, se mi lo lascia fare non lo so, a prendere l'arco. Visto che con la spada sono una schiappa, dovrebbe essere qua l'arco, vediamo un po'. Una freccia, questa è più potente con freccia perforante, è una sola, vabbè. Vediamo se mi fa prendere l'arco. Frecce, vedi, mettono 10 di qualità, di freccia di qualità che sono 125 del potere distruggente. Freccia perforante 130 più potente, prendiamo quella lì. È già qua! Allora, prendiamo la mira. L'ho preso in gola forse? Molto bene. Forse questa è la via giusta. Adesso devo cambiare frecce perché quella è finita. Freccia di qualità ne ho 10, dai, prendiamo questa qua, 125 di danni, un po' come una dell'altra. Ci giriamo, è già qua. Però se non sparo subito. Dai, l'ho preso di nuovo. Forse abbiamo trovato il modo per superare un mostro quando siamo delle schiappe e non abbiamo fatto sufficiente allenamento, né abbiamo trovato un'armatura decente. No, niente, questo mi pesca, non scambia più girare. Troppa poca. Lost your wind. E allora niente, abbiamo fatto schifo anche così. Però qualche freccia sono riuscito a lanciarla bene.
Quindi direi che proviamo ancora con questa via qui. Forse i giorni di caccia che abbiamo fatto col signorotto antipatico forse ci servono a qualcosa. Certo, 2 frecce forse non sono sufficienti, non ho lanciati 2, l'ho preso tutte e 2 le volte. Ci prendiamo l'arco, vediamo adesso se riesco a far di meglio. Lui è già qui. Già una freccia l'abbiamo sprecata. E siamo quasi morti. Abbiamo frecce, ma forse sarebbe la via giusta, ma ci vorrebbe anche un po' di fortuna. Cazzarola, niente. Forse un po' di fortuna, o meglio, un po' di mira migliore. Oppure prima l'ho preso praticamente sul collo una freccia e un'altra nell'addome. Si vede che 2 non bastano. D'altronde questo è tutto corazzato, un sacco l'armatura potentissima sicuramente. È uno dei capi. Certamente non ha una flanella di lana come noi. Non ho neanche una freccia ho lanciato, guarda lì. Che hanno più fiato, non si muove neanche più. Queste qualità di sparacino sono quelle che sono. Allora proviamo di nuovo, dai. Niente, l'ho preso, però c'ha questa cavolo di armatura. Certo che anche essere precisi con questa cosa di arco qua che è quello che continua a mandare fendenti, bisogna essere più cattivi. Non so quante tentativi con l'arco vi farò vedere o lo taglierò, perché sono veramente tanti adesso. Su, concentrati, miriamo bene, no? L'ho preso in faccia, forse di striscio. Questa cosa forse in modo più preciso. E certo, in testa lì in faccia non ha neanche l'elmetto, non ha neanche una visiera, niente. Infatti l'ho preso ancora in testa forse. Però uno sulla spalla, l'ho vista la freccia, l'altro forse l'ho preso in testa. Però non basta. Cavolo, io ho troppo poca vita, forse bastava ancora un colpo. Siamo vicini, ma non abbastanza. Arco subito. Forse di striscio, non di striscio. Ah, l'ho preso, no, l'ho preso nel petto allora, o nel collo. Però lui avendo questa armatura viene solo scalfito in parte quando lo colpisco anche sull'addome. Vedete, è già 2 frecce che gli lancio, lì ne ha già 2 addosso. E non capisco a che punto è lui come forza, io ne ho pochissime. Io ci metto una vita a sparare e sparo pure fuori. Ero quasi riuscito qua forse, perché aveva già 2 frecce piantate. Sull'arco. Ma dai, l'ho preso in un occhio! Ho ucciso, obiettivo completato, ho fatto fuori il bandito. Grande colpo, questa ve la farò vedere diverse volte. Scusate, nel montaggio. Not bad for a peasant brat.
not over yet, you scum. Now where's my sword? What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you in hell. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? If we'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. And there were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, we live to fight another day, eh? Stanno finendo gli ultimi nemici, eh. That's the fear leaving you, lad. Let it go. Al, lo chiamano Al. Ormai sono il culo e camicia, eh. Non sappiamo chi è la camicia. Now, put it all behind you. A decent Christian shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Rattay and then decide what to do next. But come what may, you did a good job today. Certo, un buon lavoro sì. Grande. Grande lavoro. I will make you pay for this. It's time for the next part of our plan. Give the word. Yes, sir. Ma questo qui non è quello che ha voluto vedere la spada fatta da nostro padre con Sir Razik all'inizio della storia? Cazzarola. Medesimo del fuoco, missione completata, molto bene. Missione avviata, domande e risposte. Vediamo che missione è. Perché devo aprire la porta qua. Dove sono? Silano ti ha riconsegnato, ricompensato per i tuoi leali servizi con una stanza personale a Pirstein. Ah, questa è la stanza personale che Razik mi ha regalato grazie ai miei servizi. Molto bene. Ok ragazzi, adesso possiamo uscire dalla stanza. Mi pare che dobbiamo andare nella sala del re a sentire un po' le ultime novità. Vediamo un po' la mappa, noi siamo qui, abbiamo trovato una stanza qui. Non è male, dai. Il castello è là dove ce l'ha, là in alto. Non vado a fare il viaggio veloce, faccio che andare così. È inutile. Ok. Allora. Lì c'è un bel cavallo. Tutto adornato, non credo che sia il mio. Infatti non mi fa salire. Assolutamente. Quindi avrò sempre il solito ronzino per ora, no? Anche se sono stato un eroe, ho fatto fuori il cattivone. Niente da fare. Vabbè. Rinunciamo. Ecco, il nostro cavallo c'è. Oh, rumori di... Certo che dalla scala è arrivato. Vabbè.
Saliamo, va. E andiamo su. Siamo ancora capaci a... Sì, riusciamo. Vediamo di non investire proprio tutti. No, devo prendere la mano di nuovo, andare avanti con questo cavallo, perché una volta che si prende la mano è molto divertente. All'inizio è difficile, insomma, perché è differente il movimento da fare per muoversi e girare quando si è a cavallo che non quando si è a piedi. Vabbè, adesso piano piano riprendiamo il giro, no? Prendiamo la donna proprio in pieno. Ecco il castello là in fondo. Ok, saliamo di qua, dovrebbe essere qua, sì. Pare di sì. Sì, entriamo anche di là. Ma andiamo piano, va, che sta guardia qui mi dà poca sicurezza. Non vorrei mai che ci sia una multa per eccesso di velocità. Dai, proviamo a mettere il cavallo qua nelle scuderie. Guarda, perfetto. Ma non mi fa scendere. Sono troppo incastrato qua dentro, vai un po' indietro. Perfetto. Oppure parcheggiato il cavallo, Siamo sempre più bravi. Allora là me la indica. Di lì a destra, Di qua, vedete? Di sopra sarà? Sì, di sì, perché è sempre qua, vedete? Sarà qua a sinistra. Dice di qua. Sì. Va giusto solo del castello superiore. Allora, interroga il prigioniero di Moraid e scopri cosa è successo a Mattias. Questi sono gli obiettivi che si aprono in questo momento. Vediamo cosa succede in questo My lord, pezzo. I'm afraid you were right when you said these hostilities wouldn't end at Probislavitz. That comes as no surprise. What has happened? The men reported 2 more attacks today. Ah, Henry, I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. My lord. Greetings, lad. The bandits raided a few remote hamlets, but that's the least of our worries. They also attacked Merhoyed, and that's a much more serious matter. Meroyed. Matthias is working there. They attacked right after the battle in Probislavitz. Bastards are probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. The villagers held them off, and they even took one captive. He's wounded, but we can still interrogate him. Your Graces, I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry. Tell me, how many groschen did we find in Probislavitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a what you call them. I want to know what they're facking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here is just a pile of copper. Curva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some worth. Curva! Fuck! Is it a lot of work to make such counterfeits, Master Tobias? I should say so, sir. Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries. They would need a well-hidden foundry, several craftsmen, and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again, the silver mines are nearby, and these groschen seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Doppelter. Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't already. I doubt it, sir. Merhoyed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again.
Go to Merhoyed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you. All of us. Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Talmberg. Dobbiamo quindi recarci a Merhoyed, come si dice, come si chiama questa città. Abbiamo scelto l'ultimo attacco, interrogare il prigioniero. Intanto lì sappiamo che lavora questo Mattias, che è il nostro vecchio conoscente. Andiamo giù, che bella vista dal balcone. Mamma mia. E quindi andiamo là, direi che possiamo andare direttamente là. Vediamo un po'. C'è il re che va in giro, il nostro cavallo abbiamo parcheggiato qui a sinistra. No, sì. Ecco là di fronte. Facciamo un viaggio veloce. Allora, Mary ce l'ha già qua sopra, ancora inesplorata. Possiamo andare a Talmberg e poi da lì andare a cavallo. Ok, direi che andiamo direttamente a Talmberg, che è il posto più vicino alla nuova città in cui dobbiamo andare a vedere cosa è successo e indagare. Ecco, è prima mattina, speriamo non capiti nulla, dovremmo arrivare appunto a ora di pranzo, direi. Giù di lì, speriamo di non trovare nessun inghippo. Qui siamo alle Decco, passiamo oltre. Per ora tutto tranquillo. Ecco, entriamo nelle ore più calde della giornata, come vedete sotto. Eccoci qua, arrivati a Talmberg. Eccoci qua. Allora dai, direi che da qui possiamo direttamente andare al nostro fido cavallo, eccolo qua, che si chiama Pebles. Andiamo direttamente, ecco, nella nuova zona. Dobbiamo scendere perché è in basso, se non sbaglio, qua a sinistra, eccola qua. Sì, è decisamente vicino. Merhoyed, ma chissà come si pronuncia. Quindi io scendo di lì in qualche modo, poi devo passare il fiumiciattolo lì in basso. Andiamo, vedete, passo di qua, devo passare il fiume al ponte e poi proseguo. Vabbè, proviamo. Non mi resta altro da fare che provare. Ok. Poi sono in mezzo alle campagne, però. Sempre bellissimi i paesaggi, niente da fare. Secondo me è una delle parti migliori del gioco. I paesaggi naturali, diciamo quelli esterni. Per esempio mi piacciono meno, tanto per dire, le ambientazioni interne delle case. No, l'arredamento mi sembra troppo rifinito, insomma. Vediamo un po' se devo sbagliare strada. No, di qua sono ancora troppo presto per girare. Il fiume, quello è un altro pezzo di fiume, quindi devo proseguire. Ok, sempre dritto, ancora dritto. Non la prima ponticello, ma il secondo che trovo devo andare, quindi non questo qua. Esatto. In teoria qua non devo schivare tutti, chiedono quel ponte là dovrebbe essere. Meglio prenderlo perché non è semplice. Qua già non mi ricordo più dove cavolo. Vado a destra, poi giro lì a sinistra e dovrei, diciamo, inoltrarmi dalla parte giusta in teoria. Ok. E via. Metti in alto, effettivamente in alto ho una mucca. Le mucche, guarda che belle, che vanno nel loro particello. Appunto dicevo, il paesaggio, diciamo così, rupestre, anzi campestre, è fatto abbastanza bene effettivamente. Sembra molto fedele alla realtà. Guardate che bella macchia di colore con i fiori.
Assomiglia un po' questo paesaggio, se vogliamo, a alcune zone del centro Italia, perché c'è stato queste colline verdi. Almeno per il momento non è così molto scosceso. Ok, dovremmo essere la parte giusta di qua. Non è lontanissimo, quindi in teoria dovremmo arrivarci a breve. Siamo sulla strada giusta, si devo andare di lì in fondo, giro a destra. Andiamo in fondo a destra e poi entriamo praticamente in paese. Oh, comunque ripida, questa stradina qua. Quindi così non si gira, vabbè. Andiamo davanti, va. Sì, di qua devo girare a destra, quindi è giusto. Qua c'è già un viandante. Lasciamo andare e noi proseguiamo. Stiamo un po' scendendo dalla collina dove siamo saliti prima, i campi coltivati, ecco che vediamo le prime case e siamo, vedendo anche quello che è il nostro obiettivo A là in alto, dovremmo essere appunto nel paese. Partita salvata, molto bene, siamo nel paese che ci interessa, infatti è diventata attiva là in alto. Eccoli qua gli obiettivi. Devo interrogare il bandito catturato durante l'assalto e ottenere da lui più informazioni possibili. Il mio amico Mattia si trova considerato che devo recarmi lì in ogni caso, cerco di sapere come sta. Quindi praticamente ho due obiettivi. Quello principale è quello di interrogare il prigioniero, l'altro è solo opzionale, di vedere come sta l'amico. Comunque potrebbe essere anche comunque utile. Ok, possiamo andare dritti, mi pare. Carcassa di un cavallo lì per terra, avete visto? Però non c'è nessuno, qua siamo in pieno giorno, cos'è mezzogiorno? Sembra un paese fantasma, Sì, magari perché è piccolino. E anche la musica non è che aiuta. Ah, c'è una persona. Forse non è così fantasma. Ah, più di una, vedete? Scendiamo, va. Qualcuno c'è, insomma, in paese. Insomma, anche se c'è poca vita, non so cosa fanno la sera, ma penso che non ci siano molti locali puoi andare, Cioè, troviamone almeno uno per sapere qualcosa. Tocca pure correre. Abitante del villaggio, vediamo un po'. Jesus Christ be praised. Sì, certo. Cosa è successo qui? Cosa è What's successo happened quello? here? Things are bad. Very bad. First we get attacked by them brigands, barely come out of that alive. And now the plague. Plague, you say? Indeed so. Something's up with the village. Even the livestock are dying. It's a gruesome sight. Quante domande. Un bel prigioniero. Bah, sì. Who attacked you? Vediamo chi ci ha attaccati, vai. I don't know. Andiamo per gradi. Some bandits. Ever since Scarlet's was raised, they've been marauding the whole province. Did you put up a fight? We most certainly did. Once Melikar heard young Straw shouting to the hills, he handed everyone a pitchfork or a flail, and we ambushed the bastards. Good on you. How did it turn out? We gave them what for until they turned tail and ran. But they cut up young Straw something awful. He didn't live to see morning. Mangiato male e festuca. Who are Melikar and Straw? Vediamo chi That's sono. right, you're not from around here, are you?
Melikar's the one looking after things round here now. Before that, it was down to Smill from the Neuhof stud. But they killed him that time they raided the place. And young Straw is the son of Andrew, a local woodcutter. Or was, I should say. The bandits saw to that. His old man isn't taking it well. I heard the bandits didn't get very far here, though. Luckily, young Straw saw them still over by the cross and woke the whole village. We even captured one. He's tied up now at Melikar's place. But then the disease came. Where will I find Melikar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. I'd like to talk to Straw. I see. Well, if you stand at the main gate of the stables and look across the road, you'll see Straw's house on the right. Devo sempre andare al castello principale delle stalle. Adesso c'è la casa di uno a sinistra e quella dell'altro. Tell me more about this plague. Già non mi ricordo più quella destra e quella sinistra. Worse than you can imagine. The whole stud, livestock, sheep, chickens, all dead or dying. No doubt the people will be next. Melikar's old woman's taken to her bed and it doesn't look good. Straw's wife and brother, more and more. I'm sorry to hear it. I'm looking for Matthias. He works as a stable hand at the stud farm. Matthias? The brigands got him, poor lad. He's lying wounded at the stud. Sempre le scuderie devo andare. Quindi le scuderie c'è Mattias. That'll be all for now. Vediamo il dialogo. Pizza salvata. E in più devo sempre le scuderie all'ingresso principale, da una parte della casa di uno, di quelli che mi interessano, Melikar, e dall'altra Festuca. Già non mi ricordo più chi è a destra e chi è a sinistra, comunque intanto devo trovare le stalle. Sì, non so bene dove sono. Però lì c'è un obiettivo con la A. Allora, vediamo un po'. Qui c'è il balivo. Vuoi parlare? A me interessa però andare forse dove c'è la B sopra. Sì, parlare con Mattias. E forse quelli sono le stalle, comunque adesso vediamo. Direi che adesso mentre giriamo un po' per il villaggio a cercare di capire dove è Mattias e capire dove sono queste stalle, direi che abbiamo questi due obiettivi, opzionale o meno opzionale. Dobbiamo capire dove è questo prigioniero e cercare di interrogarlo. Adesso gireremo un po' per il villaggio, conosceremo, speriamo, questo Melikar e questa Festuca, vediamo sta peste di cosa si tratta, se che epidemia è. Però tutto questo lo faremo la prossima volta. Per ora vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete se potete, mettete like se la puntata vi è piaciuta e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!